Salute a tutti! Sono trascorsi 2 anni e poco più da quando vi ho presentato questo libro. Quando sei con me il mostro non c'è, il mostro di Firenze fuori dal buio. Un libro che ho scritto io e che ho pubblicato su Amazon. Il libro racconta le vicende legate ai delitti del mostro di Firenze proponendo una soluzione al giallo, sia per la parte che riguarda il delitto di Signa, sia per la parte che riguarda i delitti successivi. Per i delitti successivi il colpevole unico che il libro propone è Giancarlo Lotti, il pentito che avrebbe inguaiato Vanni e Pacciani, che poi è morto, e se stesso raccontando un sacco di fandonie. Ma secondo me il mostro di Firenze era proprio lui e il libro lo spiega argomentando nel modo che io ritengo sia nel modo corretto, tenendo conto dei dati reali. Il libro ha ricevuto un'ottima accoglienza, considerando anche il canale di vendita, e c'è stata anche una grossa resistenza da parte di chi naturalmente da questa risoluzione del giallo trae diciamo, degli svantaggi, diciamo così, sia quelli che difendono la ricostruzione processuale, ma anche quelli che la avversano considerando Lotti lo scemo del villaggio e proponendo piste alternative. No, in questi anni abbiamo assistito alla nascita di piste alternative, Zodiac, il Rosso del Mugello e così via, e poi anche al ritorno di piste vecchie, e fino a che ultimamente abbiamo avuto la presentazione della fiction in 4 puntate del regista Stefano Sollima, un regista di prestigio, che propone una ricostruzione praticamente della pista sarda. Credo che in cantiere ci sia poi anche una prosecuzione con le piste successive, proponendo questa pista sarda naturalmente con tutte le sue contraddizioni. Alla fine poi non è che si arrivi a grandi conclusioni. Ma a questo punto la pista Lotti non è che è dimenticata affatto. A mio giudizio la pista Lotti rimane la pista più solida di tutte, cioè è la pista che spiega tutto, sia per la parte che riguarda il delitto di Signa, sia per la parte che riguarda i delitti successivi, andando anche a proporre uno scenario, diciamo così, plausibile del tipo di delitti che erano delitti molto particolari. Ma arrivato a questo punto io ho deciso di pubblicare un secondo libro che è già disponibile su Amazon. Questa è una stampa di prova. Il libro si chiama Uno sciagurato riscatto, la triste epopea del mostro di Firenze. Questo è un romanzo che cerca di presentare la vicenda cercando di riempire quei vuoti che rimarranno sempre, quelle zone d'ombra che rimarranno sempre, cercando di riempirle con il buon senso, diciamo anche interpolando i dati, ecco, se vogliamo usare un linguaggio matematico, un po' come chi ricostruisce il volto di una persona partendo dal teschio, cioè sulla base di quello che si sa viene ricostruito quello che non si sa. Il libro ha 4 anime, se vogliamo, anche se non sono separate, sono un po' tutte intersecate, ma le anime sono 4. C'è l'anima che ricostruisce i delitti, cercando di interpretare le emozioni, i pensieri di chi a questi delitti partecipò, per loro malgrado le vittime, ma anche l'assassino, però rimanendo aderente a quelle che sono le evidenze della scena del crimine, per cui le dinamiche vengono ricostruite minuziosamente, però dando corpo ai personaggi che erano coinvolti. La seconda anima è quella della figura di Giancarlo Lotti, cioè il libro cerca di indovinare come Giancarlo Lotti passò da personaggio meschino, personaggio vilipeso, di paese, dove veniva preso in giro, diventando il serial killer più temuto d'Italia. La terza anima è quella che spiega il delitto di Signa, cioè il delitto di Signa venne ricostruito dando corpo ai personaggi che vi parteciparono e cercando di indovinare tutti gli elementi che portarono questi personaggi a comportarsi in un certo modo e così via. Infine c'è una quarta anima che è questa. Pensiamo a quello che sarebbe successo se le indagini del 95,
che portarono sulle tracce di Giancarlo Lotti fossero state effettuate nell'85. Nel 95 c'era la figura di Pietro Pacciani che era stato condannato e che la procura voleva assolutamente tenere dentro. E tutto quello che venne trovato su Giancarlo Lotti venne visto in funzione della presenza di Pacciani. Ma se quelle stesse indagini fossero state effettuate nell'85, quando Pacciani non c'era, cosa sarebbe successo? Il libro cerca di narrare quegli eventi figurandosi appunto degli investigatori che già nell'85 avevano preso in esame quegli indizi che vennero trascurati e che vennero presi in esame soltanto 10 anni dopo. La narrazione, com'è la narrazione? La narrazione naturalmente non è quella di un classico thriller che usa colpi di scena, cose del genere, no? Perché quelli sono espedienti della fantasia che in un romanzo come questo che cerca di spiegare dei fatti reali non si possono usare. Però la mia ambizione è quella di essere comunque riuscito a presentare le vicende con una narrazione fluida, interessante, non noiosa e comunque naturalmente il giudizio poi lo darà chi si addentrerà in queste pagine al quale io auguro buona lettura. Vi saluto.